Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di cronaca nera. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Il brutale omicidio di un'anziana donna di 84 anni che viveva da sola. Un omicidio anomalo, apparentemente senza movente, che ha sconvolto Brindisi nel 2004. Oggi vi racconto la storia dell'omicidio di Fernanda Ricciardi. È il 24 gennaio del 2004, una fredda mattinata invernale, quando viene ritrovato il corpo di Fernanda Ricciardi in una pozza di sangue sul pavimento della cucina nel suo appartamento in via Tirolo, a Brindisi. L'anziana donna è stata uccisa con un numero impressionante di coltellate. Quando trovano il cadavere, la donna è morta da oltre un giorno. La perizia del medico legale stabilirà che la donna è morta tra le 12:30 e le 14 del giorno precedente, del 23 gennaio. La signora Fernanda aveva 84 anni, portati con leggerezza e allegria. Era una donna ancora totalmente autosufficiente e viveva da sola da quando, l'anno precedente, a marzo, suo marito di 89 anni era venuto a mancare. Fernanda era molto amata dai suoi figli, ne aveva 2, una femmina che vive a Galatina in provincia di Lecce e un figlio che vive a Brindisi, che si preoccupano sempre per lei e che la chiamano ogni giorno. Perché a volte la signora Fernanda è distratta, non appoggia bene la cornetta del telefono oppure è capitato che abbia fatto entrare in casa degli estranei. Per tutta la giornata del 23 i suoi figli cercano di mettersi in contatto con lei e poi, allarmati, il 24 decidono di contattare i vicini di casa, quelli con cui avevano più confidenza e ai quali avevano lasciato una copia delle chiavi di casa. I vicini sono andati a suonare il campanello di Fernanda e si sono allarmati quando non hanno ottenuto risposta perché temevano che la donna avesse avuto un malore. Ma la scena che gli si para davanti agli occhi quando varcano la porta della cucina non lascia spazio a dubbi. Fernanda non si è sentita male. Fernanda ha subito una brutale aggressione che si è conclusa nel peggiore dei modi. Arrivano subito i carabinieri, la polizia scientifica e il sostituto procuratore che raccolgono le prime impressioni. Non ci sono segni di scasso, non ci sono forzature né alle porte né alle finestre. La signora Fernanda ha fatto entrare il suo assassino, che l'ha uccisa intenzionalmente, senza rubare nulla. Fernanda è morta per una emorragia acuta causata da 94 ferite inferte con un'arma da taglio e da punta. La maggior parte delle ferite sono concentrate sul petto e sul dorso, ma ce ne sono anche su gambe e su braccia. Gli inquirenti scartano subito l'ipotesi che si tratta di un'aggressione a scopo sessuale per via dell'età di Fernanda. Ma non è neanche un'aggressione a scopo di rapina, perché non è stato rubato nulla, nemmeno i gioielli che Fernanda indossava, nemmeno il suo cellulare e nemmeno i contanti che erano in giro per casa. Gli inquirenti sospettano che si tratti di una persona con disturbi mentali che sia entrata per caso in casa di Fernanda. Il quartiere e l'intera città sono increduli davanti a questo efferato omicidio. Accanirsi su un'anziana nonnina di 84 anni con 94 coltellate è qualcosa di diabolico. Ora, per i figli di Fernanda, arriva il momento più difficile, quello di dare la notizia ai nipoti. E sarà difficile soprattutto darla a Davide, il nipote più sensibile di Fernanda. Davide proprio quella mattina ha un esame all'università, frequenta economia e commercio a Milano. I genitori per cui decidono di informarlo solo nel pomeriggio. Davide quindi riceve la notizia della morte della nonna quando è ancora a Milano. Ma non gli dicono tutto, gli dicono soltanto che la nonna ha avuto un incidente, che è caduta,
che è morta, ma che lui non si deve preoccupare perché sta dando i suoi importanti esami. Davide prende male la notizia e piange disperatamente, ma ci sono altre cose che lo fanno stare male, altre cose che non c'entrano con il lutto, cose che lo spaventano perché lui non le riesce a capire, come ad esempio quei tagli che si ritrova sulle mani dalla sera del 23 gennaio, se li è medicati ma non riesce a capire come se li è procurati, e poi quelle macchie che si è accorto di avere sui jeans 2 giorni dopo aver dato quell'esame. Sono macchie scure che sembrano di sangue e lo mettono a disagio, talmente a disagio che non li lava neanche quei jeans, li butta direttamente via. Solo quando rientra a Brindisi i suoi genitori gli dicono la verità. Gli dicono che la nonna non ha avuto un incidente, che la nonna è stata brutalmente uccisa e che ancora non si sa chi sia l'assassino. È a questo punto che iniziano quelli che Davide chiama i flash, che sono frammenti, immagini che si infilano improvvisamente nella sua testa, come un incubo. Improvvisi, terrificanti e causati da cose normali, da cose banali. Davide si spaventa, non riesce a capire se si tratta di autosuggestione, perché ha sentito raccontare diverse volte la dinamica del delitto di sua nonna. Cerca quindi aiuto in una psicologa. Fa delle sedute, ma la psicologa lo invita a prendere in pugno la sua vita, a prendere in mano la situazione e superare il trauma. Davide sente di non essere capito e allora chiede aiuto ai suoi genitori, gli chiede di cercargli uno psichiatra perché lui non sta bene. Gli fissano un appuntamento con uno degli psichiatri più noti della zona, un primario. Durante la prima visita il medico decide di fare tutta una serie di esami per escludere eventuali cause biologiche ai problemi del ragazzo e rifissa un appuntamento successivo una volta che il ragazzo ha in mano gli esiti. A 2 giorni dall'appuntamento però a casa Antonelli suona la polizia. Sono passati ormai 2 mesi dalla mattina dell'omicidio, ma le indagini non si sono fermate. Gli inquirenti hanno messo sotto controllo tutti i telefoni dei parenti di Fernanda e hanno scandagliato nella sua lunga vita, ma non è emerso nulla. Stavano quasi per revocare anche il controllo sui telefoni quando, all'orecchio di un attento e arguto agente, balza una frase che ha subito scatenato dei sospetti. A volte dentro di me c'è un mostro che colpisce e che non riesco a fermare. Questa frase viene riascoltata più e più volte. A pronunciarla è proprio Davide Antonelli, ad un'amica. Ma cosa avrà voluto dire? Chi è quel mostro e che cosa ha fatto? Davide non era stato attenzionato prima perché viveva a Milano e inoltre dal controllo dei tabulati risultava chiaramente che lui ogni sera da Milano chiamava sua mamma. Per scrupolo, in seguito a quelle intercettazioni, gli inquirenti hanno controllato i voli di linea da Milano a Brindisi e da Brindisi a Milano. E colpo di scena. Sul volo Air One delle 15:20 del 23 gennaio c'era un posto riservato a Davide Antonelli. I sospetti degli inquirenti si fanno sempre più marcati. Se fosse stato Davide Antonelli quel giorno a suonare alla porta di Fernanda, lei avrebbe sicuramente aperto al nipote. Ma qual è il motivo di tutta quella rabbia? Ma chi è quel ragazzo di 21 anni che è arrivato ad accoltellare 94 volte sua nonna? Sua mamma, Maria, che è la figlia di Fernanda, ha 59 anni e gode di buona salute. Quando aveva 17 anni aveva conosciuto il suo futuro marito, Giuseppe, e dopo 7 anni di fidanzamento si erano sposati. In famiglia non c'è nessuna storia di malattia mentale. Da quel matrimonio sono nati 3 figli. Il figlio più grande, Amerigo, nel 2004 ha 30 anni e vive fuori casa da 18 anni, da quando ha iniziato a studiare all'università. Poi c'è Davide, che nel 2004 aveva 21 anni, e poi la più piccola, Roberta, che all'epoca aveva 16 anni.
Maria è rimasta incinta di Davide in un momento particolarmente delicato per la famiglia Antonelli. Infatti stavano vivendo il momento del fallimento dell'attività commerciale che avevano in famiglia. Maria ha letto nell'arrivo di Davide un segno del destino, un segno di Dio, che sarebbe arrivato un momento di rinascita. La gravidanza si è svolta senza particolari problemi, mentre il parto è stato particolarmente complicato perché Davide aveva il cordone ombelicale intorno al collo e quindi si è dovuto operare un parto cesareo d'urgenza. Il bambino sembra non aver riportato alcun danno da quel parto particolarmente difficile. Mangia, dorme con regolarità e cresce tranquillamente. Maria racconta che Davide da piccolo era buono, buonissimo. Affermazione che però rende sempre un po' suscettibile uno psichiatra. Inoltre racconta che era molto difficile il distacco, lasciarlo all'asilo tra le braccia della maestra. Gli anni delle elementari invece sono trascorsi senza particolari problemi, che sono arrivati però prepotentemente alle scuole medie. Davide era vittima di quello che oggi chiamiamo bullismo, ma in una forma particolarmente grave perché per ben 2 volte è tornato a casa con un braccio rotto a causa di incidenti che accadevano a scuola. Davide è diventato così un ragazzino chiuso che non usciva mai di casa se non con i suoi genitori, e questo fino al 3° anno di superiori, quando poi ha trovato una soluzione ai suoi problemi. Davide aveva deciso che l'unico modo per essere considerato dai suoi compagni era quello di diventare il più bravo della classe. A costo di sacrifici ci riesce perché i suoi compagni cominciano a cercarlo. Però, come racconta il padre con una punta di amarezza, lo facevano per sfruttarlo. La maturità arriva con il massimo dei voti e questo spinge Davide a chiedere ai suoi genitori la possibilità di iscriversi nella più prestigiosa università di Milano, la Bocconi. A dargli la carica sono i bellissimi voti dell'ultimo anno. Mamma Maria è orgogliosissima, mentre suo padre è un po' più timoroso. Teme che Davide sia troppo timido e introverso. Arriva addirittura a sperare che il ragazzo non superi gli esami di ammissione, che invece supera brillantemente. Il 15 settembre 2002 Davide arriva a Milano accompagnato da suo fratello e si sistema in un pensionato. Adattarsi però per lui risulta subito molto difficile. La stanza è piccola e soffocante, non riesce a stringere amicizia. Mangia in mensa ma è sempre solo e si sente addosso gli occhi di tutti. La vita fuori casa all'università non sta andando proprio come lui se l'era immaginata. L'11 novembre ritorna a Brindisi, ma il solo vedere da lontano il palazzo dove è cresciuto gli fa venire una crisi di pianto. Ritorna a Milano all'università, dà l'esame di informatica ma viene bocciato. A metà dicembre è di nuovo a casa, è in crisi. Pensa di non andare più all'università, però poi ci ripensa e riparte. A questo punto però comincia a fare la spola tra casa e l'università, a volte spostandosi in aereo, a volte spostandosi in treno. Dà diversi esami, alcuni vanno bene, altri vanno male. Marzo 2023 è un mese terribile per Davide. Muore suo nonno e muore anche una compagna di scuola in un incidente stradale. Davide, che è molto sensibile, risente fortemente di questi lutti e ne risente anche il rendimento universitario. Davide sprofonda nella depressione, non si alza più nemmeno dal letto. È in questo periodo, durante l'estate del 2003, che la nonna Fernanda comincia ad assillare la famiglia Antonelli con una serie di telefonate, perché la donna aveva prestato dei soldi ad Amerigo per gli studi e non li aveva ancora riavuti indietro. Davide ascolta il tono delle telefonate ed è molto arrabbiato con la madre perché non la vede reagire davanti a quelle sollecitazioni e a quegli insulti. Quella della nonna che chiede alla mamma i soldi in tono così aggressivo diventa per Davide una vera e propria ossessione. Non riesce a capire come si possa essere così meschini. Inoltre ricollega
tante altre frasi dette in passato dalla nonna nei confronti della figlia e della famiglia. Alla fine di settembre 2003, la nonna Fernanda decide di trascorrere un periodo di tempo a casa Antonelli. In quel periodo rientra anche Davide da Milano dall'università, perché il 1° ottobre è il compleanno di suo padre. Non ci sono molti soldi in famiglia, ma Davide ha visto un cellulare usato che costa 70 euro e che è in buono stato e cerca di raccimolare i soldi per comprarlo e regalarlo a suo padre. Chiede soldi anche alla nonna Fernanda, che però risponde in tono un po' provocatorio dicendo di andarglieli a chiedere ad Amerigo, visto che gli deve ridare ancora anche i suoi. Per Davide questo è troppo, non vuole più vedere sua nonna e chiede alla mamma di cacciarla, di farlo per lui. Maria però non se la sente di cacciare l'anziana madre, anche perché una cosa del genere diverrebbe irreparabile. Davide non riesce a capire il perché di quel rifiuto e si sente ancora più male. Davide ormai si sente costretto in un angolo con una donna che ormai odia profondamente e che fa soffrire tanto sua mamma, e quando sua mamma soffre anche lui. Si mette a letto e ha l'impressione che tutto sia diventato ostile e minaccioso, che ogni cosa abbia preso un significato misterioso e ostile. Persino il suono del suo cellulare gli sembra diverso, come anche le voci delle persone. Si avvicina la vigilia di Natale e anche la nonna Fernanda è invitata. E così a Davide viene una febbre altissima che dura 2 giorni e poi, come è arrivata, scompare. In una specie di delirio, la testa di Davide si riempie di idee sulla cattiveria della nonna, sulla debolezza della madre e su quella incessante richiesta di soldi. Fernanda si ferma in casa della figlia fino all'11 gennaio. Il 12 gennaio Davide riparte per Milano e dà alcuni esami, ma viene bocciato. Davide, interrogato dal PM del Tribunale di Brindisi, Paolo Bargero, non riesce a giustificare la sua presenza a Brindisi quel giorno, anche perché i suoi genitori abitano a Galatina, in provincia di Lecce. Messo alle strette dagli inquirenti, Davide crolla, si mette a piangere, dice di essere malato e di essere in cura da uno specialista. Di quel 23 gennaio Davide ha pochi ricordi confusi. Ricorda di essersi recato a Milano a un'agenzia di viaggio per acquistare un biglietto ferroviario sola andata Milano-Brindisi. Poi ricorda vagamente sua nonna che cerca di difendersi e che cade all'indietro sul pavimento della cucina in una pozza di sangue. Poi ricorda di aver fatto il viaggio dalla casa della nonna fino all'aeroporto di Brindisi sul sedile posteriore di un'auto, che poi si rivelerà essere quella di un taxi. Racconta anche dei tagli sulle mani che non riusciva a spiegarsi e di quelle macchie sui pantaloni che ha buttato. Gli inquirenti e il PM lo vedono in crisi. Credono alla sua disperazione e anche se è un assassino capiscono che è malato e lo fanno portare in un ospedale psichiatrico in provincia di Brindisi per non essere troppo lontano da casa. In reparto lo accolgono come ogni malato, con un atteggiamento di rispetto e di ascolto, cercando di aiutarlo a fare un po' di ordine nella sua mente. Dopo alcuni mesi di ricovero, Davide sta un po' meglio. Può anche non prendere troppi farmaci, ma non si rende conto di quello che ha commesso. Sembra non rendersi conto che lui è agli arresti domiciliari in un ospedale psichiatrico per aver compiuto un terribile omicidio. Piuttosto comincia a prendersi cura degli altri malati. Arriva a sdraiarsi nel letto delle persone più in crisi per fargli vedere che lui c'è, che è lì per loro. Ma questa non è una cosa sana, è un modo di allontanarsi dalla propria consapevolezza, che è il punto di partenza per poter guarire. Non c'è dubbio che Davide sia fortemente malato. Davide soffre di una psicosi e di un disturbo dissociativo della personalità. La storia di Davide è la storia di un ragazzo troppo sensibile e fragile, segnato dai suoi problemi e dai suoi conflitti. Non è stato in grado di stringere amicizie,
di crearsi legami sentimentali. È rimasto legato ai suoi genitori, soprattutto a sua madre, convinto che la separazione da loro avrebbe avuto conseguenze catastrofiche. Davide aveva bisogno di sentire che tutto andava bene e che la sua era una famiglia perfetta. Ma c'era l'effetto devastante di nonna Fernanda, con la sua richiesta di soldi e con le sue frasi cattive. In questo scenario, in realtà, non è la nonna Fernanda a creare emozioni fortissime, è la mamma di Davide. Loro avevano un rapporto molto forte, ambivalente. Per Davide la mamma era unica, ma era altrettanto forte la sensazione di dolore che suscitava il fatto che lei non reagisse, che fosse debole. Tutte le ferite avvertite dalla mamma, Davide le avvertiva ancora più amplificate. Ogni ferita faceva sanguinare entrambi. A un certo punto Davide aveva trovato una forma di controllo nel successo scolastico e si era convinto che l'università avrebbe rappresentato una svolta, e invece non aveva fatto altro che amplificare i suoi problemi, perché lui non ce l'aveva fatta. A poco i suoi problemi si sono impoveriti, si sono aggrovigliati attorno ad un unico pensiero, ai problemi familiari, ovvero al denaro che nonna Fernanda chiedeva con insistenza. Davide a poco si è lasciato andare alla depressione e ai problemi fisici. Non c'è niente di finto o dissimulato nell'amnesia di Davide nel non ricordare il delitto. Ha ucciso la nonna in uno stato di dissociazione, di alterazioni delle funzioni come quella della memoria, dell'identità, della percezione dell'ambiente e dei ricordi. Davide è stato dunque dichiarato incapace di intendere e di volere, mentre uccideva sua nonna, e attualmente è ricoverato in una struttura psichiatrica. Gli inquirenti avevano ragione a sospettare che chi aveva ucciso Fernanda era affetto da disturbi mentali. Finiscono così la storia e la vita di Fernanda, uccisa da sua nipote con 94 coltellate, molte di più dei suoi anni, dei suoi 84 anni. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto ad attivare tutte le campanelle delle notifiche, perché nella sezione della community lascio sempre gli aggiornamenti sui casi. Inoltre lascio anche spesso lì la mia opinione, non mi piace lasciarla nel video, preferisco che ve la facciate senza alcuna influenza e che me la scriviate voi nei commenti. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!